Tra qualche giorno partiamo per il nostro grande viaggio e siamo venuti qua a fare i nostri soliti controlli pre-partenza e volevamo condividere con voi le nostre esperienze passate, perché sono rivelate sempre un disastro totale. Buongiorno! Siamo a Manerba del Garda, Porto Torchio e andiamo lassù, verso Punta Sasso. E se la strada sarà aperta faremo anche un salitone verso la rocca di Manerba, per quello che ci siamo messi scarponcini. E per evitarvi i pipponi vi faremo vedere anche il paesaggio, perché ci troviamo in uno dei posti più belli del lago di Garda, Manerba del Garda. Ci troviamo su Penisola di San Biagio e tutte queste reti, recinzioni e verde che vedete serve per proteggere la vostra privacy quando state nel campeggio. Eh sì, perché qui sono tutti campeggi, Germania in piccolo. E vi anticipo che una volta rientrati nel van vi faremo vedere la modifica che abbiamo fatto per stivare al meglio alla Bluetti. Sì, e se qualcuno maliziosamente abbia pensato che l'abbiamo venduta subito dopo aver fatto il video, si sbaglia di grosso. L'abbiamo presa perché ci serve. Prima di arrivare all'argomento principale, ci sembra doveroso spiegare una cosa che è stata percepita male nel video precedente. Lavoriamo in van da 21 anni. Noi non viviamo nel van e non l'abbiamo mai neanche preso in considerazione. E ora vi spieghiamo perché. Quest'anno il lago è talmente alto che si è mangiato spiaggia. Ciao Benno, ciao, che c'è? E questo dovrebbe finire qua. E ora facciamo la salita fin lassù, Punta Sasso, verso il sole. Qua l'ombra è però bello fresco, si sta meglio. E dopo tutte piogge, temporali e smottamenti questo sentiero è stato chiuso. Ma noi intanto andiamo di là. Ci sono ben 3 ragioni perché non abbiamo preso mai in considerazione di andare a vivere nel camper. La prima si chiama figli, anzi figlie, perché abbiamo 2 figlie. E nonostante la prima è già andata via di casa, la seconda ha finito il primo anno di università e sta facendo un percorso piuttosto difficile, quindi non ci passa per anticamera del cervello che potessimo andare via. Ovviamente il discorso è più complesso di così. In giro si vedono tantissime famiglie che girano con i figli, però sono sempre ragazzi piccoli, difficilmente sono adolescenti. Ma guarda che bel scorcio sull'isola dei conigli, così si vede ancora meglio. Oh caspiterina! Ecco, questo hanno provocato le piogge. È proprio strano che non hanno chiuso questa parte. Sappi che ti voglio bene. Devo dire che manca un bel pezzo qua rispetto all'ultima volta. Però se fai un volo giù almeno c'è un panorama stupendo. No comment. Sempre occhio ai segni. Sembra un percorso facile, semplice e indicato, ma non è così, perché da qua in poi parte un labirinto. E così arriviamo alla seconda ragione. Quella si chiama lavoro. Sì, abbiamo detto che lavoriamo da casa praticamente da 21 anni, ma la tecnologia nell'inizio 2000 non ti consentiva tecnicamente di poter lavorare in giro. Sì, si andava dai clienti con il portatile e si facevano le cose piccole, ma fare il programmatore, client, server, praticamente avevi bisogno di computer fisso. Poi quando abbiamo preso il camper nel 2010 le cose stavano cambiando lentamente, è arrivato il famosissimo 2G, pensa a te, e si poteva incominciare a lavoricchiare anche per qualche settimana. Ma a quel punto le ragazze ormai stavano diventando grandicelle, avevano già 6 e 12 anni. E così arriviamo alla terza ragione. Ecco perché non abbiamo mai sentito la necessità. Quando abbiamo preso il camper lo usavamo tutti i fine settimana, tutte le festività e intere ferie scolastiche delle ragazze. Per non parlare della stagione dei venti, quando lo utilizzavo praticamente come ufficio mobile tra il campione del Garda e Torbole, sempre su Garda. Invece quando non eravamo a Garda eravamo a Vieste, a Spiaggia Lunga,
sempre a pigliarsi il vento. Sempre. Ora che siamo sempre più liberi, un giorno forse. Di là si va per Rocca di Manerba, che c'è un salitone enorme, noi invece prima andiamo a Punta Sasso e poi ci torniamo. Ma incominciamo a parlare dei nostri controlli pre-partenza disastrosi. Oh, non è mica un clickbait, è tutto vero, purtroppo. Questo posto è semplicemente straordinario. Noi non abbiamo un elenco delle cose da fare, ma sappiamo di certo che le Stillate Vacanzalandia le pubblicate sul loro sito, quindi se vi serve una cosa professionale sapete dove trovarla. Noi invece una settimana, 10 giorni prima della partenza andiamo sempre al lago, Alto Lago di Garda o Lago di Ledro, per controllare se funziona tutto. Ma ragazzi, questa è una cosa assurda, perché? Ma perché magari siamo rientrati dallo stesso posto dove stiamo andando, oppure siamo appena rientrati da 10 giorni di Dolomiti. Quindi, perché andare a fare i controlli e cosa controllare? Controlliamo tutto o niente. Noi partiamo per i nostri 3 giorni di check-in e i disagi partono con noi. Qualcuno direbbe, ma non andate allora. Ma è inutile, disagi pre e durante partenza ci sono sempre stati. Ogni tanto non riusciamo nemmeno a partire che il disagio si presenta. Ma di che cosa stiamo parlando in realtà? Ora vi faccio un elenco, ma prima vediamo questo spettacolo qui davanti. Ed eccolo il nostro lago. Ah sì, quello che era dietro di me è la Rocca di Manerba. E ora dobbiamo scalare questa parete. Cioè appena finiamo qua, immagino che trema tutto. Giù è troppo bello, non ho resistito a non avvicinarmi. E c'è qualcuno giù con il SUP che si sta godendo lo spettacolo. Questo è uno dei posti che amo più in assoluto. Ecco qualche spiegazione. Lì è la gola che porta verso Alto Garda. Invece dall'altra parte, quella penisola che si vede è Sirmione. Invece da questa parte c'è da rimanere proprio senza il fiato. E quella è la penisola dove abbiamo visto tutti quelli campeggi. Invece questa è la spiaggia che abbiamo fatto per venire qua. E questo qua è l'acqua. E qua faremo pausa acqua questa volta. Buona. Ma partiamo con i disagi. Partiamo con il primo. Partiamo da casa per il nostro solito check pre-partenza. Primo tombino, sentiamo un rumore metallico. Che succede? Apriamo le finestre, continuiamo il piano, non si sente niente. Cerco un tombino, secondo nulla. Terzo nulla, quindi ci rilassiamo, andiamo avanti. Quarto tombino, si sente di nuovo. E così fino al lago, ogni 3-4 tombini, oppure la buca, si sentiva sto cavolo di rumore metallico. Ovviamente mi sono fermato, ma non si vedeva niente, finché non siamo arrivati nelle famigerate gallerie della Gardesana sul lago di Garda, più o meno dopo Gargnano. Le abbiamo messo in diversi video, strettissime e piene di traffico. A questo punto un rumore assurdo. Dobbiamo fermare ovviamente tutto il traffico nella galleria, scendere che è pericolosissimo. Guardo sotto e ho cosa da vedere, si è spaccata la molla sopra la balestra. E sì, noi avevamo le molle sopra le balestre posteriori di rinforzo, perché le balestre erano, diciamo, le balestre da Barbie e non reggevano il camper, quindi avevano messo queste molle che si sono rotte. E a questo punto noi pian pianino torniamo a casa, andiamo da meccanico, abbiamo i soliti 7 giorni prima della partenza e lui ci dice subito: queste molle non le troveremo, tenta per 2 giorni. E alla fine abbiamo dovuto ripiegare per le sospensioni ad aria. Quindi abbiamo montato queste che, diciamo così, ci hanno evitato andare in vacanza. Penso che era Olanda quella volta. Sì. E dopo la pausa chiacchierata continuiamo.
E prima di incominciare la salita verso la rocca facciamo ancora un pezzo qui sopra il lago, così continuiamo a raccontarvi. Un altro anno, sempre prima della partenza per Olanda, come quello che vi abbiamo appena raccontato, siamo partiti per il nostro check. Appena arrivati, non so perché, ho aperto per prima cosa lo sportello dove stavano le batterie, cioè la batteria dei servizi. Ma non era una batteria dei servizi come queste qua, chiuse ermeticamente, era una batteria normalissima messa lì. E cosa trovo? Trovo tutto vano inzuppato con il liquido, con l'acido della batteria. E voi mi chiederete, ma come andavano le pompe dell'acqua, le luci? Vabbè, eravamo appena arrivati, ma in ogni caso andava tutto con il pannello solare. E non vi dico neanche che era inizio agosto che ci hanno trovato la più costosa e più ingombrante batteria che era in commercio, però almeno siamo partiti. Ma quella batteria era importantissima perché ha segnato la svolta. Da allora abbiamo incominciato proprio a fare questi nostri controlli sistematicamente. Mai siamo andati più in viaggio senza controlli. Infatti, cosa è successo quando abbiamo tentato di fare il primo viaggio con il Charlie? Prima eravamo là in alto e loro erano sempre giù in basso. E prima del primo viaggio con il Charlie ovviamente partiamo per il nostro check, ma la sera prima di partire lo porto nel rimessaggio, così lo collego alla 220 che si raffredda il frigo e carica la batteria, perché all'epoca non avevamo i pannelli solari. Quindi torno a casa e arriva il temporale. Arriva il temporale, colpisce il rimessaggio, fa saltare tutti quanti fusibili, anche se c'era il parafulmine, tutto era in regola, ma era troppo forte. E ci fa saltare pure il frigo. A questo punto noi dobbiamo correre ai ripari, cercare il pezzo, quello che proprio serve per far funzionare il frigo a 220, facciamo la riparazione in extremis e partiamo senza mai andare a concludere il nostro check. Partiamo fiduciosi e succede, mentre Maya stava guidando, salta l'oblò. Abbiamo sentito salta, insomma, si apre l'oblò anteriore così, di botto, non capiamo cosa succede. Io, anche se non si dovrebbe fare, mi alzo, vado dietro a vedere l'altro oblò, cosa sta succedendo. Arrivo davanti al frigo e sento come se ci fosse aria compressa che sta tirando tutto attorno al frigo. Ci fermiamo al primo autogrill, smonto le griglie e mi accorgo che non è stata rimontata una delle guarnizioni che passano attorno al frigo, ma non è che è tanto importante. L'importante è che alla fine siamo riusciti a sistemare tutto, a riparare con i mezzi di fortuna, proseguire il viaggio e non abbiamo mai avuto più questo tipo di problema. In realtà non ho mai capito cosa è successo, ma penso che si è creata una talmente forte pressione all'interno del camper che alla fine ha fatto saltare il blocco, che probabilmente non era chiuso al 100%. Ma guarda dove si riposa il mio amico Gabbiano. Cosa dici? Andando indietro arriviamo al nostro primo viaggio con la grande cacca viaggiante, quello che abbiamo fatto in Francia con le ragazze. Arriviamo a Parigi, Bois de Boulogne, quello dove l'acqua calda nel campeggio non la trovi manco al mattino, figuriamoci alla sera. Allora niente, accendiamo il nostro boiler per poter fare la doccia. E cosa succede? In un momento troviamo il camper tutto allagato. È successo, per abbreviarla, che il tubo si era allentato, cominciato a perdere l'acqua. Per fortuna Sasha è riuscito a ripararlo, vero, era sera e tutto, però siamo andati tranquilli durante tutto il resto del viaggio. È quello che possono sembrare simpatici aneddoti in quel momento, quando parti per un viaggio o devi partire per un viaggio che hai sognato e risparmiato per un anno, sono veri e propri disastri. E ora incominciamo la salita verso la Rocca di Manerba. Sei? È un po' in piedi. Ma il paesaggio qua, incredibile, uno spettacolo. Oh.
Manca tanto. Sì? Porco cane. Grazie mille. Oh, che bella vista. Ci voleva questo trekking, così almeno mangio la brioche con la coscienza a posto. Oh, ma è proprio stretta. Ok, buongiorno. Buongiorno. Se non passiamo non avete dove andare. Meglio di là. Ma hai superato! Era meglio. E noi ci siamo quasi. Già intravedo la croce. Ed eccoci. Ed eccoci arrivati. Allora incominciamo la discesa per andare a prenderci il nostro caffettino. Questo è anche un sito archeologico, però questa volta non ci soffermiamo sulla storia. Dai, non abbiamo neanche messo più di tanto, circa 3 ore e 6 chilometri. E come al solito ci hanno finito tutte le brioche, però prendiamo la crema caffè. E per fortuna c'è anche un po' di venticello. Per farla breve, come potete vedere dalle nostre playlist, noi viaggiamo 12 mesi all'anno, ma questi disagi capitano sempre esclusivamente prima di un grande viaggio, non importa se in aprile o in agosto. E speriamo che per quest'anno abbiamo già data, perché in realtà noi partiamo tra 4 giorni, mentre le gomme sono arrivate soltanto 2 giorni fa, quelle vecchie erano da buttare. Ma tutto questo lo vedrete il 2 di settembre. Ora finiamo la nostra crema caffè e torniamo in camper. E siamo tornati nel camper per fare ultimi check, anche se fa piuttosto caldo. Ora vi faccio vedere. Sono quasi 35 gradi. Vi faccio vedere come abbiamo sistemato la Blue Yeti, ma per farvi vedere la modifica, in realtà smonto tutto, così si vedrà meglio. Potrei farvi vedere solo la modifica, ma così comprenderete veramente cosa abbiamo fatto. Ok. E questa era l'operazione che prima dovevamo fare tutte le volte per accedere sotto il sedile, ma questa cosa penso di averla fatta vedere veramente tante volte, quasi in ogni video. Tolto tutto possiamo accedere al nostro vano ed eccola qua, la nostra Blue Yeti. Ma voi ovviamente non avete capito di che modifica si tratta, perché una volta qua, sotto il tavolo, su questa parete della panca non c'era nessuna apertura, mentre ora abbiamo creato uno sportellino. E ora per accedere allo spazio basta aprire sportellino e tirare fuori o la Blue Yeti o qualsiasi altra cosa. Ora è ovvio, da questa posizione è un po' difficile tirarla, però l'importante è che noi ora per accedere a questo spazio non dobbiamo più togliere il tavolo. E in più abbiamo gommato questa parte così la Blue Yeti non scivola. E qui sotto c'è il nostro sportellino segreto, Nel quale non abbiamo mai portato nulla. ovviamente perché non era possibile accedere a quello spazio lì. E poi i cavi della Blue Yeti li abbiamo messo in questa scatoletta molto comoda che poi si va ad incastrare perfettamente in questa posizione. E come avete visto abbiamo ancora mezzo gavone vuoto, probabilmente lì ci terremo le scarpe, così è anche comodo per le scarpe e anche comodo tirarle fuori per poter dopo prendere o rimettere la Blue Yeti. Penso che dovresti far vedere però dove teniamo anche il pannello. E per farvi vedere dove sta il pannello utilizzeremo la nostra nuova sedia, un po' più alta. Ma visto che siamo in questa parte del camper accendiamo anche il frigo, vabbè che ha lavorato fino a 2 giorni fa, però facciamo anche questo controllo e non solo. Lo so che fa troppo caldo, ma facciamo anche questo ultimo controllo. E il nostro pannello della Blue Yeti sta qua sopra il letto. È comodissimo prenderlo anche senza la sedia. Ora andiamo a caricarlo un po'. Ci mettiamo qua al sole. Colleghiamo. E ora non rimane che indirizzare pannelli verso il sole.
e la lasceremo lì fino all'ora di cena, basterà. Nel frattempo però spegniamo il riscaldamento perché funziona più che bene. E volevamo dirvi una cosa, il 2 di settembre uscirà il video con la nostra ultima grande modifica. Sì, quella definitiva, quella che desidero da 8 anni. E poi uscirà a settembre perché noi tra 4 giorni partiamo e non abbiamo tempo neanche voglia sinceramente di metterci a fare altri video, perché i video ovviamente li faremo, ma quelli del grande viaggio usciranno a partire più o meno da metà settembre, quando finisce la fiera, e voi intanto potete seguirci su Instagram, così magari vedrete qualche cosina. Intanto vi salutiamo, tanti baci e abbracci e buone vacanze! Ciao!